Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e questa bellezza è la Engui C20 Pro. Questo video è in collaborazione con cdkeyoffers.com. CDKey Offers è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, Origin, Uplay, PlayStation e anche PC. Usa il codice ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi FIFA 21, Horizon, Fortnite, Mortal Kombat, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office e tanti altri. Come si fa? Molto semplice. Registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro, acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. Le cose più interessanti di questa bicicletta non riguardano solamente l'aspetto, perché è veramente bellissima e vi assicuro che la telecamera non le rende assolutamente giustizia, ma parliamo delle cose più interessanti a livello tecnico, ovvero è una bicicletta che sembra dalle fotografie FAT in realtà è una via di mezzo. Infatti le ruote sono di 20 pollici di diametro per 3 di larghezza, a differenza dei 5 delle biciclette FAT. Non solo, questa bicicletta è molto interessante perché abbiamo un motore da 250 watt che è davvero molto interessante, alimentato da una super mega batteria a 36 volt da 19 ampere ora ed è estraibile, quindi possiamo ricaricarla sia all'interno della bicicletta ma anche all'esterno della bicicletta, molto comoda. Mi piace moltissimo la maniglia, molto più grande di tutte le altre batterie che abbiamo visto estraibili sul canale, è molto comoda da trasportare, non solamente per estrarre, ma direi che possiamo sollevarla tranquillamente con due dita e portarla in giro. E prima dicevo che il suo motore è molto interessante perché sì, da 250 watt, ma riesce a far raggiungere con il mio peso e anche il peso di Jacopo la bicicletta a 33 km all'ora, ovviamente esattamente come la Engui EP2. Abbiamo un display multifunzione super personalizzabile, quindi tramite il display possiamo limitare eventualmente la velocità. Non solo, come potete notare qui abbiamo l'acceleratore, ma l'acceleratore eventualmente, se volete escluderlo, utilizzare solamente la pedalata assistita esattamente come la Engui EP2 Pro, possiamo escluderlo, non del tutto perché diventa un walk assist, quindi se lo utilizzate la bicicletta cammina a 6 km all'ora, eventualmente per spingerla in una salita, al posto di schiacciare il bottone meno, tenerlo premuto per fare la stessa cosa, esattamente come la Engui EP2 Pro, che vi consiglio di andare a vedere il video completo per le varie personalizzazioni del display multifunzione, che come potete notare in questo momento sono sotto i diretti raggi del sole e si vede benissimo. Ovviamente dovete entrare nel display multifunzione e aumentare la luminosità, perché la luminosità arriva al livello 2, io l'ho aumentata al livello 3 e diventa molto visibile. Una cosa leggermente differente rispetto alla EP2 Pro, nonostante che il hardware è lo stesso sia per quanto riguarda
la gestione del display multifunzione, la gestione con i bottoni, l'acceleratore eccetera eccetera, e che qui abbiamo la doppia password. Non so se avete visto il video della Engui EP2 Pro, ecco, abbiamo la password, abbiamo la possibilità di bloccare la bicicletta con una password, quindi la pedalata assistita e tutta, diciamo, tutto il sistema elettrico si blocca se non mettiamo la password. Qui però abbiamo due password, la prima password è la password per entrare nel menu segreto, che è 1818, e invece se volessimo mettere la password per bloccare tutto il sistema della bicicletta è 1212. Ecco, quindi se siete interessati a personalizzare la vostra bicicletta o i parametri di legge, perché ci sono tanti che ci seguono dall'estero, ecco, con questa bicicletta è possibile. La Engui C20 Pro ha una forcella B ammortizzata davanti, non regolabile, dietro invece non abbiamo purtroppo nessun ammortizzatore. D'altra parte, con questa forma diciamo dal punto di vista estetico davvero molto bella, non avrebbero potuto sicuramente mettere un ammortizzatore. D'altra parte abbiamo le gomme che ammortizzano tanto, non sono Fiat come ho detto al 100%, però sono ottime come stabilità su strada, nelle curve, sul rettilineo, ma non solo, ovviamente avendo meno superficie hanno meno attrito e permettono a questa bicicletta di raggiungere i 33-35 km all'ora di velocità massima a seconda del vostro peso, ovviamente senza nessuna pendenza. Ma com'è invece nelle salite, essendo un motore da 250 watt? Ok, adesso vediamo la velocità massima nella solita salita della Engui C20 Pro. A quanto sei, Jacopo? Sono 20, 21, 23, 24, ora sono 21. Ora mi trovo a 20 km all'ora e la sento che non ce la fa, sta scendendo piano piano. Sono a 17 fissi adesso. Sì, 17 fissi. Ok, adesso la proviamo in una salita molto più tosta rispetto alla solita salita, non solamente per pendenza ma anche per lunghezza, e sono molto entusiasta di vedere che cosa farà questa bicicletta. Ok, adesso siamo solamente con l'acceleratore, vi assicuro che questa salita è molto tosta per una bicicletta elettrica a hub, specialmente solamente con l'acceleratore. Siamo a 18-17 km all'ora, inizia a rallentare un pochino, ma una cosa da notare un'altra volta è la batteria che non diminuisce il suo voltaggio nonostante la forza, lo sforzo del motore e il consumo eccessivo del motore a causa della salita. Quindi siamo a 15-16 km all'ora in una salita davvero molto tosta per una bicicletta e sorprendente sicuramente per un motore da 250 watt. Il sellino non è ammortizzato ma molto imbottito, molto comodo, abbastanza largo per la maggior parte dei sederi e di altezza regolabile, arriva fino a qui, vi faccio vedere con la mia altezza di 170 centimetri dove arriva, è molto alto, e ho notato con grande piacere che abbiamo il Teflon all'interno che evita di rigare il tubo del sellino mentre cambiamo altezza. Eventualmente se siete alti anche 2,10 metri questa bicicletta va bene lo stesso, anche perché abbiamo il manubrio di altezza regolabile, si può abbassare tanto ma si può anche alzare tantissimo. Pesandola senza batteria pesa solamente 22 kg, invece con la batteria 25, abbiamo 3 kg di batteria, ovviamente la batteria da 750 watt-ora, che sono i 37 volt nominali per 19,2 ampere-ora di capacità, e la bicicletta arriva quasi tutta montata, bisognerebbe solamente montare la ruota davanti e anche il manubrio, che è davvero molto facile. Ci sono anche le istruzioni, vi lascio il link per le istruzioni e anche il video eventualmente se non siete pratici per montarla, ma davvero molto semplice ed è molto facilmente pieghevole. Infatti bisogna solamente aprire questa parte qui, sganciare la sicura del manubrio, eventualmente se vogliamo possiamo anche abbassarlo il manubrio, possiamo anche piegare i pedali eventualmente se vogliamo. E per quanto riguarda il manubrio ha
la doppia sicurezza, sia questa parte qui ma anche la molla che bisogna spostare così per poterlo piegare, e uno potrebbe pensare che è facilmente trasportabile, sì, è trascinabile, però come potete notare qui sotto manca di un cavalletto che la maggior parte delle biciclette pieghevoli che abbiamo visto sul canale hanno. Infatti se volessi appoggiare questa bicicletta in macchina o anche per terra si appoggia sulla corona. In alternativa dovrei utilizzare il pedale, che sinceramente non è molto sicuro perché in caso di caduta potrebbe piegare la corona. Per quanto riguarda il cambio abbiamo solamente 7 rapporti, quindi 7 pignoni dietro e una corona davanti. Il cambio è dello Shimano, il mio purtroppo ha ricevuto una bella botta durante il trasporto, questa parte della protezione del cambio si era piegata un pochino, quindi non riuscivo a cambiare ad arrivare fino in fondo. L'ho ripiegato a mano, ho ripiegato anche questa parte qua e l'ho ritarato e funziona perfettamente. Questa è una cosa che è successa, quindi da dire. Generalmente la maggior parte delle biciclette quando vi arrivano dovete registrare i freni a disco. La mia quella davanti l'ho dovuta registrare anche perché ho inserito io la ruota, mentre quella dietro era già registrata dalla fabbrica. E se non siete pratici con la registrazione dei freni a disco vi lascio il link al video che avevo fatto come si registra un freno a disco. Pacco. E ovviamente i freni a disco sono 2 davanti e dietro. Un'altra cosa alla quale stare attenti con la Engui C20 Pro, il cavalletto infatti non è abbastanza inclinato in avanti e quindi bisogna stare attenti a non lasciarla appoggiata sul cavalletto, specialmente in discesa. Non ha lo spunto dell'EP2 Pro, ovviamente ha un motore molto più dimensionato. D'altra parte c'è anche da considerare che la batteria è leggermente scarica, ma una cosa da notare è che quando accelero vedete che la batteria non soffre, e questo è perché abbiamo una batteria gigantesca, il che fa bene dal punto di vista dell'autonomia, ma fa anche bene alla batteria stessa avere tanta capacità rispetto al wattaggio del motore. Sul manubrio dalla parte destra abbiamo l'acceleratore che, come potete notare, in questo momento non va perché è legato alla pedalata assistita, esattamente come la EP2 Pro. Quindi in questo momento la bicicletta è solamente muscolare e dobbiamo pedalare per farla andare. Eventualmente, se volessimo utilizzare la pedalata assistita, dobbiamo cliccare sul bottone più per passare alla modalità assistita 1, e qui abbiamo una velocità limitata sia con l'acceleratore ma anche con la pedalata assistita. Qua adesso a vuoto fa 14 km all'ora, se passiamo alla modalità assistita 2 siamo a 18 km all'ora, se passiamo alla 3 siamo a 23-24 km all'ora, se passiamo invece alla modalità 4 siamo a 31 km all'ora. Invece la massima velocità che può raggiungere a vuoto è di 37 km all'ora. La stessa cosa molto interessante nella EP2 Pro, ovvero il poter azzerare ogni volta che vogliamo sia il contachilometri dell'ultimo viaggio o lasciare i chilometri accumulare anche se spegniamo la bicicletta. Infatti io preferisco azzerarlo manualmente, e questo è l'ultimo viaggio accumulato, invece questo è il totale che ha fatto questa bicicletta. La massima velocità che abbiamo raggiunto da quando l'abbiamo accesa l'ultima volta è la velocità media. Sul lato sinistro abbiamo il campanello che l'avevo nascosto sotto perché avevo messo il portacellulare. Infatti, come potete notare, qui non abbiamo tantissimo spazio per un eventuale portacellulare se non togliamo il campanello meccanico, che io sinceramente cambierei lo stesso. Vi lascio eventualmente il link a uno elettrico potente se vi dovesse interessare, anche se la luce a LED anteriore integra un clacson che non è però collegato. Sul lato sinistro abbiamo tutti i bottoni con un bottone dedicato proprio alla luce anteriore, mentre dietro abbiamo solamente un catarifrangente. Ma quanti chilometri ci permette di fare questa batteria con una sola carica? Beh, solamente con l'elettrico ci permette circa 80 km di autonomia, mentre loro dichiarano se utilizzassimo solamente la pedalata assistita, ecco, riusciamo a raggiungere 150
chilometri, che sono veramente tanti, si possono raggiungere, ma ovviamente bisogna collaborare un po' di più con la bicicletta. Non so voi, ma io sono molto curioso di provare questa salita molto tosta con la pedalata assistita. Cercherò di pedalare, non sforzarmi, ma vorrei vedere che velocità raggiungo come velocità massima in questa salita senza sforzarmi. Ok, adesso scendo, adesso metto sul rapporto più piccolo e praticamente non mi sto sforzando, sto diciamo accompagnando il pedale. Di sicuro in questo modo in estate non dovrò sudare e in una salita del genere, che è una cosa fantastica, specialmente con la brezza che ti colpisce con questa bicicletta. Fantastico. Il caricabatterie in dotazione è un caricabatterie rapido a 3 A e 19,2 diviso 3 fa 6,4, e se non scaricate la batteria completamente, cosa sconsigliata, il caricabatterie in dotazione riesce a ricaricarla solamente in 6 ore per avere dagli 80 ai 150 km. Per quanto riguarda il connettore, un connettore DC 5.5 2.1 che si inserisce nella batteria all'interno della bicicletta qui di lato, o anche a batteria staccata dalla bicicletta. Arrivano anche un paio di chiavi che servono a bloccare dentro la batteria e accendere, spegnere, togliere corrente alla bicicletta direttamente tramite la chiave. Arrivano un po' di strumenti che servono a montare il manubrio, la ruota e i pedali. Nel mio pacco purtroppo è arrivato il manuale di istruzioni di queste 3 biciclette, che non includono la C20 Pro. D'altra parte, cosa molto gradita, arriva il manuale di istruzioni completo in lingua inglese del display multifunzione. Comunque, come al solito, io sono riuscito a recuperare il manuale di istruzioni, che ve lo lascio nella descrizione del video eventualmente se vi dovesse servire, ma anche sul sito Sindrome da Shopping. Per quanto riguarda il carico massimo, la C20 Pro supporta fino a 150 kg, ma se pesate 150 kg io sinceramente vi consiglio o la EP2 Pro o la Engine Pro, che vi lascio sempre nella descrizione del video e anche sul sito Sindrome da Shopping. Quando ci sono delle offerte, iscrivetevi al canale Telegram, che vi arrivano direttamente sul cellulare fresche, così da usufruire dell'offerta appena esce. E per ultimo vorrete sicuramente sapere il grado di impermeabilità di questa bicicletta, esattamente come tutte le altre che abbiamo visto sul canale, quindi si può viaggiare sotto una pioggia leggera. Questa però in particolare ha tutti i componenti molto protetti e io oserei leggermente di più rispetto alle altre per quanto riguarda l'impermeabilità. D'altra parte però non si può assolutamente immergere nell'acqua. E se volete sapere quali sono i componenti più sensibili all'acqua in una bicicletta o in monopattino elettrico, non sono assolutamente il motore, perché i motori brushless come questo sono impermeabili di natura, quindi la bicicletta si potrebbe in teoria immergere fino a qui, anche però si può rovinare, perché bisognerebbe poi mettere del grasso per i componenti meccanici. Però la parte più sensibile, che non deve essere bagnata, e l'ESC e la batteria, specialmente l'ESC, che si trova in questa parte sigillato all'interno del telaio. E come al solito nella descrizione del video troverete il link e il coupon sconto e tante altre informazioni utili, ovviamente anche sul sito Sindrome da Shopping. Nel frattempo vi saluto prima che Leo mi mangi la bicicletta e ciao, alla prossima.